Ragazzi, nel video di oggi vedremo un impianto che parte da zero, 12 volt, 3 kW, 9 kW di spunto massimo. Vedremo tutti i dettagli nella costruzione in diversi video, quindi oggi farò solo una presentazione di tutte le varie componenti e sarà una cosa molto interessante perché a bassa tensione avremo grande potenza, quindi l'ideale per camper, barche e anche per casa nostra. Dovremo mettere dei cavi appropriati per la 12 volt, dovremo mettere queste batterie in serie e parallelo. Voi vedete sono 8, saranno collegate a 2 in parallelo e poi le 4 parallele in serie. Sarà una cosa molto appassionante che richiederà diversi video. Iscrivetevi al canale e buona visione. Diciamo subito che non sarà un impianto come quelli a cui ultimamente siamo abituati, ovvero l'inverter Voltronic ibrido che contiene il regolatore di carica, il trasformatore, si allaccia alla rete, fa tutto lui. Vediamo che non ha trasformatori toroidali di potenza e vediamo che costano poco, quindi sono efficienti, fanno quello che garantiscono a basso costo. Aspettiamo mesi quando li ordiniamo dalla Cina come tutto il resto, ma sono in effetti funzionali. Adesso ho già preparato anche delle recensioni su alcuni di questi Voltronic. Una cosa interessante di questo impianto che faremo è che un impianto a bassa tensione avrà bisogno solo dei cavi più grossi, poi bisognerà scegliere come disporre le stringhe in funzione del regolatore di carica. Qui monteremo per caricare le batterie 2 regolatori di carica della ePever da 60 A, quindi avremo 2 stringhe di pannelli fotovoltaici, vedremo le varie combinazioni. Poi monteremo un BMS della Daily. Questi sono classici, potentissimi, e quindi andremo anche qui a fare un'installazione come si deve per vedere quali sono le connessioni con i vari cavi di alimentazione delle singole celle. E monteremo questo gigante, questo pesa 25 kg, è un inverter e carica batterie. L'ho montato sul tavolo al contrario perché ovviamente ha i poli che sennò avrebbero ovviamente inciso sul tavolo. Questo pesa 25 kg, ha un trasformatore toroidale che significa garanzia di potenza, di qualità, l'onda sinusoidale perfettamente pura, quindi le correzioni di un trasformatore di questo livello tra i MOSFET, i TRIAC eccetera è sempre minore invece che andare a utilizzare poi altre forme di sviluppo dell'onda. Insomma, parliamo di cose potenti. Posso capire che in roulotte questo possa essere ingombrante, ma quando abbiamo in roulotte 3 kW con la possibilità di utilizzare 9 kW per ovviamente un secondo come spunto, possiamo portarci là dove andiamo, in roulotte, in barca eccetera, trapani, compressori senza alcun problema perché questo non scalderà mai. È una cosa interessante, vedremo anche la combinazione batterie serie parallelo, che è una cosa molto interessante, quindi l'impianto sarà con un accumulo di 640 A 12 volt, che sono circa 8 kW, quindi di notte potranno essere utilizzati al 100%. Ricordiamoci che mentre le piombo vanno utilizzate al 50%, quindi vanno scaricate fino a 12 volt circa, queste possiamo utilizzarle al 100%. Non lo faremo, vedremo perché, l'abbiamo già spiegato in altri video, ma abbiamo una potenzialità di 8 kW. Bene ragazzi, buona visione, intanto iniziamo con la descrizione, ci saranno anche dei grafici che andranno a spiegare passo passo che cosa dobbiamo inserire in questo impianto. Cosa facciamo appena decidiamo di installare un impianto fotovoltaico? Ebbene, ordiniamo le batterie, queste arrivano. La prima cosa che dobbiamo fare è verificare se le tensioni sono tutte identiche, perché le batterie sono immagazzinate per mesi e le immagazzinano con una potenza tra il 30 e il 50%. Ricordate che le litio non vanno mai immagazzinate al 100% della loro potenza o addirittura sotto il 20%, perché potrebbero scaricarsi e bruciarsi oppure potrebbero rovinarsi se sono troppo cariche. Questo serve anche a noi quando decidiamo di smontare un impianto, lasciamolo intorno ai 3,25 volt di tensione in modo da averle caricate circa al 45-50%. A questo punto andiamo con un multimetro, un tester qualsiasi con attacco positivo e negativo a misurare se le celle hanno la stessa tensione identica. Per identica cosa intendo?
Se una cella è 3,21 e l'altra è 3,22 può andare bene, ma è già tanto. 3,21, 3,23 o 3,21, 3,24 vuol dire che ci hanno venduto celle o di bassa qualità, grado B, non sono grado A, oppure sono state acquistate a stock multipli non di celle della stessa fabbricazione, dello stesso lotto, e quindi possono essere anche celle rovinate, celle usate, celle vecchie. La tensione quando arrivano a casa nostra è importantissima. Vediamo come fare, ma è una cosa molto semplice. Andiamo quindi a misurare le celle. La prima cella è 3,2728, vediamo tutte le altre. Bene, le celle sono perfettamente identiche, quindi le celle, abbiamo visto, sono tutte perfettamente bilanciate, stiamo andando nella direzione giusta, quindi l'acquisto è stato un acquisto di qualità. Queste sono 320 A l'una, saranno montate come? In parallelo a 2 a 2, e dopodiché queste parallele saranno montate in serie, dopo vedremo tutte le connessioni. Questa è una cosa fondamentale, celle sbilanciate rendono difficile il lavoro del BMS. Passiamo adesso alla seconda situazione, l'acquisto del BMS. Il BMS è l'unità di controllo che serve a gestire la corrente di carica delle batterie. Da un cavo batteria entrerà la corrente attraverso i regolatori di carica, da questo cavo lui avrà la gestione attraverso altri cavi rossi delle singole celle. In questo caso ricordate che essendo in parallelo queste sono 4 celle, perché quelle in parallelo sono identiche e si bilanciano da sole. Quindi andremo a bilanciare questo gruppo, questo gruppo, questo gruppo e questo gruppo in maniera autonoma. Non useremo un BMS con 8 attacchi per le celle positive, ma ne useremo uno con 4 attacchi. Per 4 attacchi intendo 4 cavi rossi che vanno ai 4 poli positivi della batteria. Uscirà un cavo negativo unico che andrà al cosiddetto primo cavo negativo. A questo punto, chiarito questo aspetto, andiamo a scegliere il BMS. Abbiamo detto che questo che è il B- va alla batteria, questo che è il P- va all'inverter. Quindi capiamo che l'inverter non è connesso direttamente alla batteria, ma dovrà passare dal BMS. Quindi la scelta del BMS dovrà essere calcolata in base alla massima portata di picco dell'inverter. A questo punto, se voi vedete qua, questo è un BMS 150 A 12 volt. Se facciamo 150 per 12 volt abbiamo 1800 watt. L'inverter che vi ho fatto vedere all'inizio è 3000 watt, quindi questo non va bene. Allora voi dite, ah, per questo allora devo comprare un 250 A. No, perché quell'inverter fa 9 kW di spunto che lui non riuscirebbe a sostenere. E a questo punto che inverter ci vuole? Questa è una scelta complessa e vi spiego perché. Se abbiamo in considerazione la potenza nominale dell'inverter, cioè 3 kW, un BMS da 250 A potrebbe andare bene. Ma a motivo degli spunti ci obbliga ad averne uno più grosso. Quindi decidiamo noi che cosa fare di questo inverter. L'inverter che avete visto all'inizio nell'introduzione del video, che sarà oggetto di questo impianto, avendo 9 kW di spunto non sarà mai utilizzato, perché non possiamo prendere un BMS da 800 A. Ecco che allora la scelta sarà, in base al BMS, l'acquisto di un BMS, un bilanciatore potente. Il massimo che questa azienda produce è il 500 A. 500 A per 12 volt fa 6 kW. Sapremo che quell'inverter che abbiamo da 3 kW con 9 kW di spunto lo useremo massimo fino a 5, 5,5.
Ora diventa anche logico, perché un inverter che ha una potenza così vasta e la utilizziamo in maniera inferiore sicuramente durerà di più, farà meno rumore con le ventole. E poi quanti prodotti abbiamo da 3 kW che ci arrivano a dare uno spunto da 9 kW? Pochissimo, quasi nessuno. Ecco perché per questo impianto andrò a montare un BMS da 500 A. Andremo quindi a utilizzare massimo 6 kW di spunto e i 3 kW invece standard. Ora, nei vari video che seguiranno, saranno tanti perché un impianto dalla A alla Z con tutti questi dettagli richiederà diversi video, ma i dettagli sono importanti per evitare di fare danni a cose o persone. Ora, dicevamo, dal BMS possono arrivare dei messaggi di errore, ovvero quando questo cavo è collegato alla batteria meno e questo meno andrà all'inverter, ci sono poi anche i cavi che vanno a bilanciare i positivi. In questo caso BMS da 12 volt, 4 positivi abbiamo detto, anche se le celle sono 8 perché le altre sono in parallelo. Ora, ipotizziamo che ci sia un errore di tensione nelle celle, una sovratensione, un'anomalia. Il BMS, se abbiamo connesso a questo impianto attraverso questo cavo un inverter ibrido classici Voltronic con regolatore incorporato, il momento in cui il BMS leggerà l'anomalia staccherà la corrente, cioè dalla batteria questo cavo si interromperà, e sappiamo che interrompendo l'alimentazione di tutto l'impianto, ovvero del inverter ibrido dove ci sono incorporati i regolatori di carica, avremo la bruciatura del componente regolatore di carica all'interno degli inverter Voltronic o inverter comunque ibridi. Questo è un problema. Come si risolve? Si risolve interponendo nella linea che va dal pannello fotovoltaico al regolatore di carica dell'inverter un relè anche allo stato solido, che consumano pochissimo. Nel caso che il polo negativo che va all'inverter si dovesse interrompere, qui sarà collegato anche l'alimentazione del relè, e il relè, non avendo più il polo negativo, sgancerà. Lo vedremo meglio poi nei grafici che vi ho preparato in un secondo video. A questo punto salviamo il regolatore di carica incorporato perché stacchiamo i pannelli e ricordatevi di mettere un relè allo stato solido che riesca a tenere, a reggere la portata dei pannelli in termini di amperaggio e di voltaggio. Anche l'alimentazione del relè dovrà essere commisurata all'alimentazione dell'impianto. Questo è un 12 volt, relè stato solido 12 volt che tiene l'amperaggio del regolatore di carica solare. Invece se l'impianto è a 48 volt, anche il relè dovrà funzionare a 48 volt. Se abbiamo invece un regolatore di carica separato e quindi non secondo i canoni oramai comunissimi di inverter ibrido, ma quello che abbiamo visto all'inizio, cioè il nostro bel inverter massiccio, ebbene salveremo il regolatore di carica. Perché? Perché qui abbiamo il positivo e il negativo della batteria autonomi. Non sono all'interno di nessun inverter, non sono incorporati, ma sono autonomi. Ecco che quindi questi col positivo e negativo andranno a dare direttamente la corrente al positivo e al negativo della batteria. Non dimentichiamo che nel BMS il punto comune di tutte le connessioni è il positivo, invece il BMS interromperà il negativo della batteria. Ecco perché il relè allo stato solido andrà ad essere alimentato dal positivo comune dell'impianto e il negativo, quello il P- che va dal BMS all'inverter, dal BMS al relè allo stato solido, e invece questo, non essendo inglobato nell'inverter ibrido, è autonomo. Una cosa comunque importante che vi dico, io faccio sempre, anche se metterò un regolatore di carica esterno da 60 A, che sono tantissimi, la paura che il BMS sganci e che il bilanciatore o equalizzatore attivo non ce la faccia, oppure i due equalizzatori attivi non ce la facciano, mi pone nella condizione di mettere sotto controllo anche l'ingresso dei pannelli, ovvero anche su questo impianto che non necessita di mettere un relè allo stato solido, io lo farò lo stesso. Nel grafico che andremo a vedere vedrete che ci sarà anche
il disegno di un relè allo stato solido. In questo modo, se il BMS stacca, abbiamo la massima sicurezza che tutto l'impianto di produzione viene staccato, salviamo le batterie in primis e siamo sicuri che non c'è un'anomalia per il quale potrebbe rovinarsi o l'equalizzatore attivo che non riesce a tenere la corrente o il BMS o il regolatore di carica, per maggiore sicurezza. Il bilanciatore attivo o equalizzatore attivo, perché questo non è legato al BMS, è autonomo e con le varie connessioni che ha, lui va a bilanciare le batterie in maniera diversa. Mentre il BMS in fase di carica distribuisce la corrente, questo invece la preleva là dove la cella è più carica e la dà alla cella meno carica. Però vedete, mentre io vi ho fatto una panoramica di tutte le condizioni a tavolino, nel lato pratico ci sono invece delle difficoltà oggettive che dobbiamo cercare di risolvere. Quali sono? Ve ne spiego una. Innanzitutto il bilanciatore attivo ha una potenza, vedete questo piccolino, questo è 5 A. Il BMS bilancia con una potenza di 0,5-0,7, 1 A massimo. Quindi il bilanciatore è meno potente di questo. Ma c'è un altro fatto da tenere in considerazione. Quanti pannelli abbiamo sul tetto? Se nelle nostre batterie stanno entrando 50 A e la batteria è vuota, lei assorbirà tutto e tutte assorbiranno nella stessa maniera. Ma quando la batteria comincerà a essere piena, ovvero oltre i 3,4 volt per cella, comincerà ad arrivare all'80, 82, 85%, lì la tendenza della batteria a sbilanciarsi sarà fortissima, il BMS non riuscirà a tenere testa e questo, se ne mettiamo uno solo, può darsi che non ce la faccia. Allora ecco che parlando con l'ufficio tecnico della Cina mi risposero di questi, se devi fare un impianto con tanti pannelli, quindi con tanta corrente in entrata, ne devi mettere 2 o 3. Ecco che allora abbiamo dei passaggi molto più veloci di corrente e soprattutto come in questo caso dove abbiamo praticamente 640 ampere, 12 volt. Se abbiamo 4 pannellini va bene, ma se abbiamo un impianto già con 2 o 3 stringhe dove entra in queste batterie che assorbono tantissimo, tanta corrente, il momento in cui succede qualcosa, salta il BMS, questo cosettino non ce la fa a raddrizzare tutte le celle. Una serie di consigli per risolvere questo problema, anche se poi alla fine saranno i vostri test, le vostre esperienze e la vostra calma nel fare le cose gradualmente che salverà il vostro impianto. Attenzione, con l'e-litio non si scherza, non sono semplici come le piombo, ma sono molto più potenti, molto più efficaci, possono essere usate al 100%. Quando le ho caricate a 8 kW questi, le utilizzo se volessi fino a 8 kW. Quali sono quindi alcuni accorgimenti che dobbiamo rispettare per forza? Non scarichiamo mai troppo le celle, non portiamole sotto i 3 volt e non carichiamole mai troppo, non portiamole sopra i 3,45, ma io dico anche 3,44, 3,43, 3,40, le stiamo caricando meno, siamo all'80%, al 75%, durano tantissimi anni, 20 anni, ma ci salvano da questo inconveniente di un eventuale sbilanciamento. Questo lo dico soprattutto per chi inizia a montare un impianto e soprattutto così potente ed è all'inizio e quindi è meglio andare gradualmente, è meglio scaricarle fino a 3 e caricarle fino a 3-4. Quando abbiamo nel tempo capito, perché all'inizio quando le installiamo ci sposiamo le batterie perché siamo sempre lì a guardarle, a cercare di capire come si comporta col tester in mano in maniera fissa e questo è giusto. Quindi se le carichiamo meno e le scarichiamo meno, riusciamo a capire le varie problematiche che possono presentarsi. Ora, quando chiesi all'azienda se c'erano compresi anche i busbar, lei mi disse sì, assolutamente. Bene, verificate se questi sono, come alcune aziende usano fare, di metallo tipo il ferro, con una calamita qui non attaccano. Perché? Perché sono di alluminio. Ma facciamo una riflessione. Questi sono di alluminio e l'impianto che faremo è di 2 batterie in parallelo da 320 A per soddisfare quella belva che avete visto di inverter. Ora, secondo voi, questo alluminio da 1,5 mm potrà andare bene a sostenere la portata di quelle correnti? No.
Ecco perché o ne prendete il doppio e andrete poi a montarli sovrapposti in modo da dare più corpo, più spessore, oppure andate a comprare quelli di rame da 3 mm di spessore con la giusta dimensione. E ricordate, se invece li fate voi, come a volte si fanno, e farò vedere anch'io in un video come si costruiscono i bus bar personalizzati, dovete rispettare la misura e fare un foro scanalato, perché non pensate che facendo un foro giusto riuscirete a mettere questo in perfetta sintonia con le batterie, perché dovremo poi mettere le batterie con un separatore plastico tra di loro tutte vicinissime e andare a stringerle per evitare il cosiddetto rigonfiamento del LiFePO 4. Lo vedremo ovviamente più avanti. Ve l'ho detto all'inizio di questo video, si apre un mondo adesso che ci porterà veramente fino a questo inverno. L'inverter, le installazioni, le litio, i regolatori di carica, i BMS, i bilanciatori e gli equalizzatori attivi. Andiamo veramente ad avere tanti dettagli che ci serviranno per fare un impianto in sicurezza e in potenza. Passiamo ora alla belva, questi 25 kg di trasformatore toroidale potenza pura. Ora è facile, bisogna connettere la 220, la 230 volt all'ingresso e poi bisogna connettere sempre la stessa tensione all'uscita. La programmazione attraverso questo pannello che sembra sempre simile, identico a tutti i Voltronic, però la realtà poi costruttiva è diversa. Abbiamo quindi la gestione del voltaggio, poi vedremo tutti i dettagli, ovvero la batteria quando è troppo carica, quando è troppo scarica, quando si sta scaricando, i vari allarmi, eccetera. Quindi abbiamo cavi della 230 in ingresso, cavi della stessa in uscita, rispettiamo fase neutro e la massa ovviamente, però una cosa ve la voglio dire, su questi connettori del positivo e del negativo, che cavo mettiamo? Un cavettino che avevamo riciclato da 25 mm quadri? No, perché 3 kW 12 volt ci obbligano a questo cavo, a un cavo di questa dimensione e di questa portata, cioè cavi grossi che devono reggere correnti, e questo nei test precedenti che ho fatto per alcuni altri inverter di marca europea scaldano comunque. Quando abbiamo 3 kW continui questo diventa tiepido, quando abbiamo uno spunto di un minuto di 5 kW questo diventa tiepido, e i connettori che usiamo devono essere ovviamente proporzionati. Andremo a mettere dei connettori che la dicono lunga riguardo allo spessore, stagnati, di rame, non usiamo metalli strani. Allora questo cavo, una volta assemblato, sarà un cavo che può reggere questo bestione. Se non rispettiamo i canoni di spessore, di potenza, di rame, che è uno dei migliori conduttori dopo l'argento, cosa succede? Che andiamo a creare surriscaldamenti. Se non serriamo bene i dadi, andiamo a creare scintillazioni che non vanno assolutamente bene, perché poi possono procurare fiamme o possono anche rovinare gli apparecchi. Ecco che allora andiamo a creare un impianto con logica, con pazienza, non finiamolo con frettolosità, ma andiamo a vedere se stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare. Nel mio caso specifico, non me ne vogliono colleghi tecnici, io oltre a crimpare i terminali sul rame con la crimpatrice a martello, non con quelle manuali, oppure con quelle oleodinamiche buone, dopodiché saldo. Io do una saldata ad alta temperatura che mi unisce bene la punta interna rispetto al terminale, quindi vado a saldare da questa parte in modo che il cavo rimane crimpato a martello e saldato in una sua percentuale. Alcuni sono contrari alla saldatura, ma io ho visto che nel tempo, se è fatta bene, è quella che poi tiene. E prima la crimpatura a martello che va a consolidare il rame col terminale in maniera totale. Questo era il primo video, esattamente l'introduzione che voleva spiegare come costruire un impianto fotovoltaico fai da te off-grid che possa andare bene per casa, per la roulotte o per la barca. Mi raccomando, rispettate tutti i canoni elettrici, se non siete capaci fatevi aiutare perché ne va veramente della vostra sicurezza.
Ora abbiamo visto praticamente un inverter potentissimo, abbiamo visto le batterie molto potenti, abbiamo visto i cavi che dobbiamo usare e come dobbiamo crimparli, abbiamo visto i regolatori di carica che sono separati perché questo non è un inverter ibrido che contiene in sé tutto, ma è solamente inverter e caricabatterie. Abbiamo visto il BMS, questa funzione fondamentale che durante la carica del sole va a distribuire la corrente per bilanciare le celle, perché le litio, qualsiasi litio, si sbilanciano fortemente, soprattutto in fase di carica finale. Abbiamo visto un altro prodotto, l'equalizzatore attivo, che va ad aggiungersi a questo impianto per andare a bilanciare le celle quando non sono sotto carica. Quindi questo lavora anche di notte, lavora praticamente sempre man mano che le usiamo. Teniamo presente che le celle si sbilanciano soprattutto quando sono in fase di carica, non di scarica. Però il bilanciatore attivo dà una grande mano al BMS. Abbiamo visto quindi tutta la componentistica, mancano tutti quegli accessorietti che vedremo negli altri video quando vi farò vedere anche i grafici. Quindi questo è l'impianto, sarà un bel impianto, sarà un impianto potente a bassa tensione, anche i pannelli saranno tutti a una tensione ragionevole, perché come dico sempre a me non piacciono gli impianti a 500 volt, a 600 volt, perché sono pericolosissimi. Ragazzi, grazie di aver avuto anche la pazienza di guardare tutta questa descrizione, spero sia stata utile, ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi come al solito al canale.